Ben ritrovati a Costruisci la tua BBS, il corso di IGP TechBlock che vi permetterà di costruire la vostra BBS in modo facile. Nella puntata precedente abbiamo dato uno sguardo insieme molto velocemente al progetto e abbiamo creato una nuova semplicissima pagina che stampa un breve messaggio con 2 stringhe con colori differenti. Oggi vediamo come funziona Petsky Wizard e creiamo un piccolo disegno da posizionare da qualche parte sullo schermo. Torniamo alla nostra soluzione e apriamo la pagina dei saluti. Come vedete qui non abbiamo una gestione per caricare un file esterno. A questo punto prendiamo dalla pagina home e ci andiamo a copiare questo pezzo qui fino a qui. Andiamo di nuovo nell'altra pagina e ce lo incolliamo qui dopo questi 2 comandi di cursore. Ecco qua. E qua ci mettiamo un file diverso che chiamiamo ad esempio prova disegno.txt. Questo file adesso non esiste, quindi se noi adesso eseguiamo la BBS qui beccheremo un errore. Facciamo la prova. Noi lo eseguiamo sempre col nostro container. Proviamo a caricare la pagina dei saluti e vedete che si è piantato. Questo perché non trova praticamente questo disegno qua e quindi il thread è andato in exception. La pagina che vedete è Petsky Wizard. Vi metto il link in descrizione al sito. È un tool che vi permette di disegnare praticamente qualsiasi cosa semplicemente selezionando delle forme o anche con il mouse utilizzando diversi colori ed è anche possibile stampare anche dei simboli. Praticamente vi permette di creare delle schermate per Commodore 64 con molta facilità. Ora selezioniamo questo quadrato qui e proviamo a disegnare qualcosa. Io farò ovviamente su sfondo nero, quindi ora andrò a riempire tutto di sfondo nero come il terminale e prendiamo ad esempio il colore giallo e proviamo a disegnare qualcosa di semplice. Che ne so, disegniamo un quadrato qui, magari qua disegno un quadratino più piccolo qui, ne metto magari un altro qua magari pieno, anzi un rettangolino così, poi magari qua faccio, che ne so, magari traccio una linea qua, ecco così, e questo potrebbe essere il nostro disegno, no? Chiaramente adesso così fa veramente schifo, anzi facciamolo anche più piccolo, qui magari tagliamo questa parte qui che non ci interessa. Il nostro disegno che praticamente comincia da qua e finisce qui. Ovviamente per il Commodore 64, per questo programma, l'esportazione è riferita a tutte le 1000 locazioni di memoria dello schermo, quindi vi esporterà un file che comprende anche queste righe qua. Ora lo esportiamo, potete esportarlo come standard, quindi come file C, e quindi vi creerà l'array, vediamolo un attimo insieme. Se state sviluppando la vostra BBS in formato in linguaggio C, avete già praticamente il codice sorgente che potete collare sul vostro programma. Io me lo salvo come file di testo, quindi torniamo nuovamente qui e facciamo un altro tipo di export e facciamo che lo salviamo come raw data. Ora me lo vado a modificare perché, come potete vedere, all'interno di questo file sono presenti queste stringhe che commento che a me non interessano, quindi le vado a togliere e qua al posto di questo ci metto un asterisco. Perché io l'ho gestito così? Io ho separato praticamente che questo array e questo array vengono separati da un asterisco. Ora però se io lancio quella pagina lì e adesso salvo questo file così com'è, capite che è molto lento perché mi vengono caricati tutti questi byte sullo schermo. Proviamo a fare la prova. Allora facciamo così, facciamo un bel save as. Andiamo all'interno della nostra BBS, quindi del nostro template, andiamo nella cartella Petsky Data e abbiamo detto che lo chiamiamo prova disegno, quindi prova disegno.txt. Salviamolo. Ora se noi eseguiamo la nostra BBS dovrebbe caricare questo file senza problemi. Controlliamo che l'abbiamo chiamato giusto, prova disegno.txt. Facciamo la prova, però vi faccio vedere che sarà enormemente lento nel caricare questo disegno. Andiamo qui, questo lo richiudo, bisogna riaprirlo per forza, perché dobbiamo fargli prendere la nuova connessione. Quick load snapshot. Carichiamo la pagina. Ecco che sta caricando il disegno, però c'è un altro problema. C'è un altro piccolo problema, ci siamo dimenticati una cosa. Allora,
chiudiamo, torniamo qua dentro e facciamo un'altra cosa. Vedete che io ho messo qui cursor RVS off. A noi qui ci serve il cursore in modalità video invertita, quindi dobbiamo mettere cursor RVS on. Riproviamo. Andiamo a caricare nuovamente l'emulatore, quick load snapshot. Andiamo a caricare la pagina dei saluti ed ecco che appare il nostro disegno, però come state vedendo sta tracciando praticamente tutte le righe anche per la parte vuota. E allora a questo punto io vi consiglio di fare una cosa: se il vostro disegno è un disegno piccolo, non vi conviene stampare tutte le righe. Ad esempio, si vede dal secondo array che il nostro disegno sta qui, più o meno qui, dove vedete questi 7 qui, questi sono il colore giallo, quindi noi potremo stampare compreso fino a questa riga. Ok? Allora vado a togliere la virgola da questa riga qui, tutte le righe al di sotto le cancello e la stessa cosa faccio anche qui, quindi ne prendiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe. Allora contiamo 7 righe da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutte le altre le andiamo a cancellare, andiamo all'ultimo byte, ricordiamoci di togliere la virgola da questo byte qui e salviamo il file. Proviamo a rieseguire la nostra BBS, sarà semplicemente necessario rilanciarla, chiudiamo l'emulatore perché dobbiamo ricollegarci nuovamente, carichiamo il nostro snapshot, andiamo a caricare la pagina dei saluti e vedrete che sarà molto più veloce perché caricherà solo questo pezzo, si ferma e poi stampa il resto. Mi raccomando, se avete dei disegni piccoli, cercate di ridurre le dimensioni del file. Potete anche praticamente stampare solo determinate colonne. È un file di testo, ve lo potete modificare come volete. L'importante è che la dimensione dell'array dei caratteri e l'array dei colori siano esattamente identiche. Quindi se ci sono 50 caratteri qui, 50 caratteri devono esserci anche sotto, altrimenti il programma va in errore. Ma ora vediamo un'altra caratteristica importante di Petsky Wizard. Una cosa molto carina di Petsky Wizard è la possibilità di importare immagini dall'esterno, quindi se noi andiamo qui sotto e carichiamo su questo pulsante qui, potete caricare un'immagine, importante che sia un'immagine semplice. Che ne so, proviamo a prendere ad esempio il logo di Giosimo ed eccolo qua. È stato caricato, ovviamente è stato praticamente sfaccettato, potete anche scegliere la risoluzione, potete cercare di fare in modo di aggiustarlo ed è stato praticamente convertito in caratteri Petsky. Questo disegno quando lo esportate lo potete stampare tranquillamente perché il programma che vi ho fornito converte automaticamente tutti gli screen code in caratteri Petsky. Nella prossima puntata approfondiremo l'utilizzo di alcune funzioni di utilità che sono già fornite nel pacchetto, come la giustificazione del testo, e vediamo anche come utilizzare i comandi forniti per la gestione del cursore per fare anche altre cose. Ad esempio è possibile anche spostare il cursore nelle varie direzioni. Questa puntata si conclude qui. Io vi chiedo sempre di sostenere questo lavoro che sto portando avanti per voi con un bel like, hype se avete la possibilità di farlo, e io ovviamente continuerò sempre a ringraziarvi di questo e noi ci vediamo alla prossima. Grazie ancora di essere rimasti con me fino alla fine di questa lezione. Alla prossima!